Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Capricorno o ascendente Capricorno o Luna o Venere in Capricorno, solo per i più esperti. Andiamo a vedere come sarà questo mese di luglio 2025, lo facciamo iniziando da una bella croce celtica, poi andremo ad approfondire con i tarocchi sempre sull'amore e poi alla fine del nostro viaggio insieme ti leggerò i rituali della buona riuscita affinché tu possa realizzare i tuoi obiettivi più grandi. Allora, Capricorno, vediamo, luglio 2025. Capricorno, luglio 2025. Capricorno, luglio 2025, cosa accadrà? Croce celtica. Allora, energia generale del mese è la guida. Ostacolo, sfida principale. Le radici della situazione. Cosa è successo? Cosa ti lascia alle spalle? Prima parte del mese, seconda parte del mese. Il tuo atteggiamento, speranze o paure. No, scusami, aspetta, ribatto, mi ero confusa. Allora, il tuo atteggiamento, influenze esterne, speranze o paure e esito finale, tendenza finale del mese. Allora, ragazze e miei ragazzi, facciamo un bel respiro profondo e soffiamo la magia. Partiamo. Allora, energia guida del mese. Il 2 di denari, il 2 di denari mi parla di un equilibrio tra più forze. L'energia guida di questo mese è come se ti portasse a semplificare un po', perché ti vedo molto occupata, molto occupato su più fronti nella vita materiale, no? È come se fossero due impegni, due strade, c'è una danza qui tra dovere e desiderio, tra stabilità e rischio, tra lavoro e cuore. E qua è come se tenessi tutto in piedi, no? Ma a volte a che prezzo tieni tutto in piedi? Quindi questa carta ti guida in questo mese a semplificare, cioè a lasciare come guida, come carta guida, a lasciare andare qualcosa per non perdere l'equilibrio, cioè lascia andare qualcosa. Come ti dice questa carta come guida, il meno è più. L'armonia nasce da una scelta chiara, non dal fare tutto insieme, mi spiego? Ok. Vediamo qual è l'ostacolo, la sfida. Ah, perché c'è forte impeto, per questo. Il cavaliere di bastoni a sfida mi dice che c'è un fuoco impetuoso e qua sta il nodo. Cioè, il cavaliere di bastoni porta una carica di energia, di passione, di voglia di fare, di partire, di cambiare, ma può essere anche un po' impulsivo, un po' incosciente, mi spiego. Quindi, per te che di solito sei più cauta o più cauto, questa energia può essere una sfida molto grande. Quindi il rischio è o di buttarsi senza riflessione, oppure il contrario, cioè di temere troppo questa spinta e bloccarla. Quindi la sfida ti dice cavalca l'entusiasmo, però con radicamento, cioè muoversi sì, però con direzione, mi spiego perché c'è molto fermento e per te che sei molto cauta o cauto può essere una sfida importante, però voglio dire, ce la fai, no? Vediamo quali sono le radici della situazione. Ecco perché hai lavorato duramente e minuziosamente con cura alle tue cose, 8 di denari. Cioè le fondamenta di questo mese sono state costruite con tanto lavoro e impegno costante, con perfezionismo, no? Hai seminato con cura, hai dato tanto, però forse ti sei dimenticata con questa carta qui, in questa posizione, di chiederti perché sto facendo tutto questo? Cioè, luglio viene a dirti non basta lavorare duro, serve anche lavorare con cuore e ispirazione. Cioè non c'è bisogno solo di fatica, anche di essere ispirata o ispirato, mi spiego? Perché ti vedo che c'è questa energia molto potente, molto forte che si muove in te, un po' non sai come gestirla. Ok, vediamo un po' il passato recente. Abbiamo l'asso di spade.
Forse c'è stata una comunicazione netta nel passato, o un taglio, oppure un inizio mentale potente, no? L'asso di spade è un'illuminazione che puoi aver avuto, una verità che ti si è rivelata, oppure una decisione importante che è stata presa. Ora però serve tradurre questa intuizione, questa verità in azioni concrete, cioè l'idea è nata, ora va incarnata, ok? Vediamo come si accede alla prima parte del mese. Il 2 di bastoni, e infatti il 2 di bastoni è una parte, la prima parte del mese si accende di visione, cioè nella prima parte di luglio tu guardi al futuro, valuti opzioni, desideri espanderti, c'è la voglia di evolvere, di fare un salto, ma ancora si resta fermi nella pianificazione, no? È una sorta di pianificazione. Questo della prima parte del mese è il tempo della strategia, della visualizzazione, dell'orientamento, cioè ti dice non è ancora il momento dell'azione nella prima parte del mese, ma è fondamentale scegliere la direzione affinché questa energia qui dell'ostacolo venga indirizzata, ok? Vediamo nella seconda parte del mese, eccola qui, e qui si parte con il Cavaliere di Spade, cioè il Cavaliere di Spade è rapido, netto, diretto, tagliente, porta con sé un'energia mentale molto forte. Può anche rappresentare una notizia improvvisa che ti arriva nella seconda parte del mese, una sfida verbale con qualcuno o un confronto con qualcuno. Quindi questa parte del mese è più veloce, la seconda parte, va bene, dal 12-13 luglio in poi. È più intensa e ti dice che questa seconda parte del mese è tempo di agire con chiarezza e precisione, in modo tale da direzionare l'energia del Cavaliere di Bastoni, no? L'unica cosa che ti chiede questa carta è non farti travolgere, ok? Non farti travolgere, mantieni la mente al servizio del cuore, va bene? Ok. Vediamo qual è il tuo atteggiamento. Qua abbiamo un 10 di denari, dentro di te c'è il desiderio di stabilità, di continuità, di famiglia, di successo concreto, no? Sei radicato, radicata in modo solido, oppure stai cercando quella stabilità che ti permetta di essere o finalmente libera o finalmente libero. Quindi questa carta ti dice che sei più ricco di quanto credi, perché i 10 denari sono anche gli avi e gli antenati. Quindi ti dice onora le tue radici, la tua eredità, il tuo valore, sei un punto di riferimento per qualcuno. Va bene? Sei un punto di riferimento importante per qualcuno. Ok, vediamo cosa arriva dall'esterno. E infatti ecco perché c'è molto movimento all'esterno, 8 di bastoni. Attorno a te tutto si muove in fretta. Ci sono messaggi, ci sono opportunità o viaggi, cambiamenti rapidi e questa è un'energia che può spesso agitare, però anche dare lo slancio necessario per uscire da una zona di comfort. Quindi il mondo, le influenze esterne ti chiama, rispondi con presenza, non con controllo. Ok? Ok. Andiamo a vedere quali sono le tue speranze o le tue paure. E qua abbiamo un 5 di spade. Il 5 di spade qua parla di un po' di tensione interna tu c'è, soprattutto in tensione mentale, perché quando ci sono spade e fuoco, il fuoco che agita la kundalini, la voglia di manifestare, di fare eccetera, la mente se ne può andare in tilt perché la mente è una scimmia, passa da una parte all'altra, boom 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 boom, mi spiego. Quindi la paura qui tua è un po' del conflitto, dell'inganno, della perdita, no? Hai un po' di timore a uscirne ferito o ferita, oppure di perdere qualcosa o qualcuno in una certa dinamica di potere. Ok? Il 5 di spade è anche una battaglia, però spesso, che non vale più la pena combattere. Quindi quale battaglia vale ancora la pena combattere e quale no? Quindi in questa posizione ti dice, affinché tu possa superare questa sfida, no? Lascia andare il bisogno di vincere e scegli la pace interiore. Cioè, se devi lottare con qualcuno contro le tue stesse resistenze nel voler avere ragione o nel vincere una guerra, e quello è il senso, capito? E quindi qua mi dice, scegli di mettere in accordo le parti interne di te, non le guardare fuori, guardale dentro. Ok. Vediamo qual è l'esito finale in questo mese. Wow, abbiamo un 3 di coppe, bellissimo, la luce qua arriva. Il mese si chiude con un momento di apertura emotiva, di gioia condivisa, di amicizia, di celebrazione. E a volte no, per il Capricorno che a volte si chiude in sé per dovere, no? Qui invece tu sei chiamato, sei chiamata a danzare con gli altri,
a non farcela da solo, ma a brindare con la tua famiglia d'anima, con i tuoi amici, con la tua tribù, si direbbe nello sciamanesimo. Quindi questa è una carta di guarigione emotiva, è un abbraccio ritrovato, un piccolo trionfo del cuore che porta tanta leggerezza e freschezza. Ok? Quindi per te questo mese di luglio 2025 è come se fossi, come chiamarti? Un alchimista. Un alchimista pratico, cioè qua c'è la... Tu in questo mese tieni il bilanciamento delle forze materiali, mentre lasci che il fuoco del desiderio ti conduca verso un nuovo orizzonte. E qual è l'esito? È un cuore che si apre. L'esito è un cuore che si apre. Nonostante tutto è un cuore che si apre, dal 2 di denari al 3 di coppe, dal controllo alla connessione, dalla fatica alla gioia. Quindi nel lavoro tu fai delle scelte, tagli, ti muovi, poi qualcosa ti sorprende e ti ritrovi in mezzo agli altri con il cuore più leggero. Mm? C'è molto movimento qua, vediamo cosa mi dicono i mini tarocchi. Vediamo. Su quella pianificazione, il 2 di bastoni, prima parte del mese. 9 di denari, stai pianificando il tuo benessere, come puoi stare bene, come renderti autonomo, stai pianificando come avere successo economico nel tuo lavoro o nella... È il tempo della strategia su questo, su come stare bene con te stessa o con te stesso a livello pratico, materiale nella vita. Hai lavorato duramente o comunque minuziosamente, vedo che puoi essere molto occupata o molto occupato, c'è tanta voglia di fare, mi raccomando, strategicamente con la voce del cuore la prima parte del mese, perché poi qua si passa all'attacco il Cavaliere di Spade nella seconda parte del mese. A cosa riguarda? Di cosa parla il Cavaliere di Spade, seconda parte del mese? Asso di Spade, tantissime comunicazioni arrivano qua. Boom, 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 boom. Parla tu con il cuore, diretto, veloce, però con il cuore. Qua arrivano anche delle comunicazioni che vanno nuovi inizi, asso di spade, asso di spade. Vediamo questo 8 di bastoni, influenze esterne. Rispetto alla tua stabilità proprio familiare, economica. 8 di bastoni, influenze esterne, cosa arriva dall'esterno? Qua abbiamo Re di spade, all'esterno vedo pianificazione. Vedo persone con le quali ti puoi confrontare, pianificazione, movimenti, spostamenti o per lavoro o per altri impegni, persone che ti parlano con una mente logica, una mente lucida, anche notizie di giustizia, situazioni burocratiche, abbiamo la giustizia qui che fluiscono per te, che riguardano la vita pratica nel lavoro, situazioni burocratiche, che tagli, ci sono nuovi inizi sul lavoro, ok? Vediamo sul 3 di coppe. Energia finale del mese, 3 di coppe, qua abbiamo il paggio di bastoni, un'energia freschissima arriva, celebri a fine mese, vedo energia molto fresca, una spinta vitale, anche può essere una persona che ti stimola, un amico, un'amica, una persona che conosci, una persona che ti stimola la tua voglia di vivere, la tua voglia di darti, la tua voglia di aprirti, di condividere una gioia del cuore, ok? Molto bella questa lettura, canalizzerai perfettamente l'energia del Cavaliere di Bastoni, che è l'ostacolo, no? Tutto questo movimento dopo aver seminato tanto. Sì, bellissimo, ok. Vediamo adesso cosa ti dicono gli oracoli di Avatar. Il mantra, pulizia, affermazioni. Abbiamo tutti i mantra nel mio podcast Magia Pratica 11, prima e seconda parte. I mantra ti servono in questo mese per purificare l'energia. Le vibrazioni armoniche sottili dei mantra agiscono come un mezzo di pulizia, quello che vi dico sempre. Basta pronunciare più volte il mantra e agisce da solo e pulisce i piani sottili. E purificazione della nostra coscienza e del subconscio e portano col tempo alla sostituzione dei sentimenti negativi con affermazioni positive, donando un senso di grande pace e serenità. Crea il tuo mantra. Quindi io qua ti posso suggerire tutti i mantra che ho messo nella playlist da dire sempre. Io credo che uno dei mantra più potenti che ho iniziato ad usare è il mantra Emao, che significa meraviglia, tutto ciò che accade è Mao, da un tamponamento alla macchina, da un tramonto bellissimo, è Mao, è Mao, è Mao, è Mao. Quindi ti suggerisco di pronunciare un mantra sempre, sempre, magari moltissimi di voi già lo stanno facendo. Ecco,
I mantra puliscono tutte le energie, ok? E attivano in te dei poteri subconscienti, ok? Vediamo adesso nell'amore cosa accade per te in questo mese. Allora, amore Capricorno, sia che tu abbia una persona sia che non ci sia nessuno. Fino a questo momento i segni zodiacali con i quali ti puoi interfacciare in questo mese, ma giusto a titolo informativo te lo dico, sono la Vergine, Ariete, Leone, Sagittario, la Bilancia, Gemelli, Acquario, Ariete, Leone, Sagittario, sì. Vediamo un po' nell'amore cosa accade per te in questo mese, come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi del Capricorno. La regina di denari, il 9 di bastoni, 5 di spade, c'è un po' di tensione in amore, ti vedo più concentrato nel mantenere il focus su delle questioni pratiche della tua vita, anche volerti prendere cura di te. Mi mettono l'attenzione su questo. Ci può essere della tensione con qualcuno o l'attenzione però è focalizzata sul prenderti cura di te con perseveranza. Ci può essere un po' di stanchezza per altre questioni riguardanti la tua vita pratica e quindi lo dicevano anche con 2 denari, no? Ti vedevo molto occupato sul piano pratico, materiale della vita, quindi ci può essere un po' di tensione su questi campi che si riversa anche sul piano emozionale, sentimentale. Forse c'è tensione con qualcuno, resistenze con qualcuno. Vediamo un po' l'energia della persona che ti viene incontro in questo mese, che tu ce l'abbia già o meno, Capricorno, 8 di coppe, l'eremita, il re di denari. È una persona che si sta sacrificando molto. Qua vedo una persona, poi che tu la conosca o meno, che arriva in questo mese, l'energia di questa persona. È una persona molto responsabile, che sta affrontando un lungo viaggio interiore, o l'ha già fatto, per lasciare andare lo sconosciuto. Una persona molto solitaria in questo momento. Una persona molto solitaria che pensa molto alla sua vita pratica per stare bene, una persona che ha fatto un viaggio introspettivo, una persona a cui piace molto stare nel suo silenzio, nella sua solitudine, ha lasciato forse una situazione familiare da poco o di responsabilità personali o familiari, sta facendo un viaggio introspettivo importante, è una persona che non si apre subito facilmente. Questa è l'energia con la quale ti puoi confrontare. Vedi 2 di spade, prima di prendere una decisione c'è una sorta di indecisione, un sospeso. Vediamo, queste sono le 2 energie con le quali ci confrontiamo in questo mese. Vediamo alla fine in amore cosa succede per te, Capricorno. 5 di bastoni, c'è un po' di incomprensione qua. Però poi arriva la giustizia. Ah, l'appeso. Ah, questo sì. Guarda, stai aspettando giustizia in amore, magari anche questioni legate all'economia tra questa persona e te. Magari anche un divorzio stai aspettando, c'è tensione su questo, stai aspettando qualcosa inerente all'economia con una persona. C'è un po' di tensione riguardo a questo, mi dicono che l'amore in questo mese è un po' fermo, vedi la temperanza, ci vuole un po' di pazienza, mi dicono. Vedo amici, vedo persone nuove che incontri, però la tua mente è spostata su questioni legali, burocratico della tua vita personale. Puoi conoscere questa persona, ma è una persona con la quale può esserci amicizia, è bella, leggera, la vedi un po' più fredda questa persona perché è una persona un po' più solitaria in sé, quindi ci possono essere delle incomprensioni o delle tensioni legate a questo modus vivendi da parte di questa persona. Qua mi dicono che l'amore può rallentare in questo mese per questioni riguardanti altro dai sentimenti, che sono legate al lavoro, alla vita pratica, alla giustizia. L'appeso mi parla di situazioni in cui ci si sacrifica, si aspetta per cambiare prospettiva rispetto alle cose. Vediamo energia positiva per te in amore Capricorno, luglio 2025. Puoi avere delle opzioni, il 7 di coppe, però ti vedo sempre concentrato sulla vita pratica tua.
Infatti hai tante cose da fare qua, vedo la stabilità, la famiglia, la vita pratica. Il 7 di coppe mi parla comunque sia che in questo mese a livello amoroso è un sogno che si rivela, no? Qualcosa che può iniziare. Se di bastoni mi parla della tua energia autonoma che ritorni a prendere il controllo della tua vita e si aprono delle possibilità. Ma diciamo, ciò che marca, ciò che viene marcato in questa stesa è la tua necessità di prenderti cura di te, del tuo corpo, della tua salute, della tua famiglia, della tua economia. Energia negativa in amore? Infatti abbiamo il 3 di coppe qua, è come se non avessi tanta voglia di aprirti o non vuoi persone inconsistenti, vuoi una persona alla tua altezza perché desideri stabilità, conosci persone nuove o ti apri al nuovo, aspettando il momento giusto affinché quella persona si manifesti a te, perché è possibile che ci sia un po' più di leggerezza dall'altra parte con questa persona nuova, soprattutto per gli amori nuovi e non ci sia ancora quella base da poter instaurare qualcosa, perché tu giustamente sei esigente e vuoi quello che vuoi, no? Vediamo su questo 7 di coppe. Vedi 8 di denari, sul lavoro mi battono. Mi battono sul lavoro dove tu ti impegnerai molto, o sul lavoro, sulla vita pratica, mi battono lì. E qua la temperanza mi parla di nuovo della pazienza che metterai nel portare equilibrio in quelle aree, 7 di coppe della tua vita che emozionalmente ti tengono legata, no? Lavoro, famiglia, che emozionalmente ti coinvolgono e quindi ti vedo impegnato in quelle aree della tua vita che emozionalmente, a cui emozionalmente vuoi dare impegno. Può essere anche una persona, impegnarti nel comprenderla, oppure io credo di più le tue aree, le aree della tua vita, più specifiche. Vediamo che energia ha questo re di denari, anche se è una donna, nei tuoi confronti. Vedi, c'è una persona che ha necessità di realizzarsi economicamente parlando, 9 di denari. Il cavaliere di spade, forse una persona con la quale sei tesa o teso perché sta cercando di realizzarsi sul profilo materiale e pratico della vita a livello sociale, non ha molta voglia magari di aprirsi, di connettere. Io vedo che qua però tu lo fai. Quindi può essere o con una persona nuova o alla fine del mese con la stessa. Ok? Vediamo perché la giustizia. 7 di spade. Ci sono situazioni in cui qualcuno ha mentito o si è comportato male, stai cercando, e qua vedo che la giustizia arriva in questo mese affinché delle cose si sistemino con delle persone che magari sono state disoneste in altri ambiti, oppure l'intorno delle persone vicino a questa persona disoneste e c'è la necessità di risolvere prima di iniziare una relazione o di riniziare qualcosa, no? Vediamo l'appeso. Arriva poi un cambio, però a fine mese con la morte. Di che natura è questo cambio? L'asso di spade, un chiarimento. Un chiarimento o un nuovo inizio rispetto a una relazione, a qualcosa che è andato storto che si deve sistemare. Sì, a fine mese. In quest'altra stesa abbiamo i segni dello Scorpione, Capricorno, come te, Vergine, Toro. Sì. Ok, vediamo l'amore con i miei oracoli, lui, lei, cosa ti dice in questo mese? E per tutte le ragazze nuove, i miei potenti oracoli li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Allora, vediamo cosa ti dice l'amore, cosa ti dice questa persona con quest'asso di spade. Ti prego, non pensar male di me, se l'ho fatto c'è un motivo. E infatti qua ci sono cose con la giustizia da sistemare. Se l'ho fatto c'è un motivo. Qua arriva chiarezza rispetto a questo motivo. Ok. Cos'altro? Quando ci siamo separati, sentivo un vuoto incolmabile a cui non riuscivo a dare spiegazione. Mi sono distratto. Ho cercato di riempire in mille modi quella sensazione angosciante. Ma tutto rimaneva in superficie. Tutto ciò che facevo prima risultava ormai banale. Mi sono sentito impotente, frustrato, inerme davanti a qualcosa che non avrei mai potuto controllare. Allora qua parliamo di una separazione in cui una persona cerca di dimenticare o di dimenticarti, però non ce la fa.
perché vuole controllare il desiderio d'amore, cosa impossibile. E quindi alla base di una sparizione, alla base di questioni che sono successe, questa persona si cercava di distrarre, di recuperare la propria autonomia, però qua con l'asso di spade mi parla di una persona che vuole fare chiarezza rispetto al fatto che non può gestire un'emozione tanto forte che prova per te o che proverà per te se lo conosci, ok? Cos'altro? Non sono stato onesto e ti dirà la verità con l'asso di spade e la giustizia. Ti dirà la verità con l'asso di spade e la giustizia, o comunque sia la verità che nasconde nel cuore. Perché qua nella fila energetica di questa persona, che è l'altro fuori da te, vede una persona con profonda introspezione, che magari l'ha nascosta e quindi davanti a te ha palesato una certa sicurezza, ma non è così. Ok? Vediamo cosa ci dicono gli oracoli sulla parte dell'amore. Costruire palazzi, spingersi al limite. Guarda, assolutamente vedo una possibilità di costruzione in questo mese, ma nella seconda parte del mese io credo, perché qua la base per costruire qualcosa in ex novo, no? Un azzardo per farlo e il qui ed ora è proprio in questo mese succede, ok? Ok, detto questo, ragazze mie ragazzi, adesso come ciliegina sulla torta, ti leggerò il rituale della buona riuscita per te in questo mese. Oltre ai mantra che ti ho detto di Magia Pratica 11, la prima e la seconda parte. Era Magia Pratica 11, no? Vabbè, dove c'è scritto il pentacolo magico e le formule magiche, insomma. E 10, 11, vabbè. No, 11, 11, 11, sì. Allora, vediamo cosa ti dice le carte del drago immaginato per te in questo mese, Capricorno. I guardiani della ricchezza, questo è una carta potentissima, ti dicono che avi ed antenati vogliono darti prosperità in termini materiali e in termini di affetti, di idee, ok? Come tu lo vuoi col 10 di denari, infatti, qua. Andiamo a vedere adesso cosa ti dice la carta dei guardiani della ricchezza con un rituale. Io credo che, se mi ricordo bene, questo rituale è uno dei più belli che ho fatto, poi sono tutti bellissimi. Però vediamo, numero 43. Allora, è questo, no? Sì. Sono conosciuti come gli appassionati guardiani della ricchezza. Sono gli antenati che custodiscono il segreto dell'abbondanza per te. Il tuo mondo è lo specchio della tua anima. Devi guardarlo in profondità, prendere gli stimoli che ti offre e contemplarli attraverso una lente di ingrandimento per vederli più nel dettaglio. Osservare le azioni più belle, gli stimoli più arricchenti e fertili che vengono prodotti nel tuo mondo attraverso una lente di ingrandimento significa pensare alle stesse azioni più in grande, intensificarle, esaltarle, renderle più vivide e più brillanti, più fertili, più arricchenti, più belle. I tuoi antenati che hanno il potere e il segreto della ricchezza ti dicono: osserva quello che fanno gli altri intorno a te e fallo più in grande. Devi pensare più in grande, devi osare, ti sta dicendo questa carta con l'ausilio dei tuoi antenati. Punta alla luna, al massimo. Se sbaglierai mira, arriverai alle stelle. Bellissimo. Non distoglierti dalla ricchezza attraverso un indietreggiamento animato da sdegno, stanchezza, nausea o insoddisfazione. Neppure però mantieni verso la ricchezza un attaccamento. Tutte le ricchezze in questo mondo provengono dalla natura e alla natura devono essere restituite. Considerati un custode dei beni della grande madre, un privilegiato utilizzatore, ma non un possessore. Ricorda sempre che ogni cosa che usi devi restituirla. Non prendere cose che non puoi restituire, cioè bada che tutto ciò che entra nella tua vita sia perfettamente riciclabile e possa tornare alla natura. Nel fare ciò, pensa in grande, osa produrre visioni profonde e intense. La tua parola d'ordine in presenza di questa carta è: supera te stesso.
In questo mese supera te stesso. Tanto hai tanto fuoco, e il mondo, l'otto di bastoni, ti sostiene. Considera le tue ricchezze sia in termini di denaro, sia in termini di affetti, privilegi, comodità, opportunità fisiche, intellettuali o emotive, come appartenenti al divino, non sono tue. Sono appartenenti al divino le comodità che hai. Quando chiedi un compenso, senti che è la Kundalini Shakti divina, l'energia madre dei mondi, la forza divina che si esprime nella natura, colei che richiede attraverso di te una piccolissima parte di ciò che è suo. Ricordati sempre che stai amministrando qualcosa che appartiene al divino, non a te. E nel fare ciò pensa in grande, perché non stai agendo per te stesso, ma per il divino, e per il divino grandi cose possono e devono essere fatte. È una carta bellissima questa. Adesso ti do il rituale per la buona riuscita. Per nutrire gli appassionati guardiani delle ricchezze devi imparare a danzare nel cielo. Stando all'aperto, gira su te stesso almeno 3 volte in senso antiorario, tenendo la testa leggermente reclinata all'indietro, così da poter vedere il cielo. Mentre ruoti ripeti questa formula psichica: a te, a te, a te. Offri tutto ciò che possiedi alla madre, non solo beni materiali, offri anche i tuoi avi, i tuoi antenati, i tuoi figli, i tuoi progetti, i tuoi onori, le conoscenze, i tuoi amici. Gira 3 volte su te stessa, su te stesso, guardando il cielo con la testa un po' reclinata, in senso antiorario, e di a te, a te, a te, al divino offri tutto quello che hai, i tuoi beni materiali, i tuoi figli, i tuoi progetti, i tuoi onori, tutto, offrilo al divino. È una pratica potentissima, ragazze mie, ragazzi, tanto poi me lo scriverete. Ripeti questa pratica con regolarità almeno un paio di volte alla settimana. Ti stupirai di quanto ti diverrà facile avere un buon rapporto con la ricchezza. Gli appassionati guardiani della ricchezza corrispondono al terzo chakra che si trova nell'area dell'ombelico, corrisponde al plesso solare. La Kundalini in questo punto è trasformata in potere di volontà, associato al colore giallo e al mantra Ram, Ram, Ram. Puoi trasmettere le vibrazioni di Ram, del mantra Ram Ram, al liquido di una tazza e bere in onore dei tuoi appassionati guardiani delle ricchezze per nutrirli. Ogni volta che ti metti un bicchiere d'acqua o una tisana o un tè, pronuncia sulla tazza, sul liquido, il mantra Ram, 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 in modo tale che mentre bevi stai onorando i guardiani della ricchezza che ti stanno supportando nell'averla. Ragazze, è un rito, e ragazzi, bellissimo, bellissimo, fatelo e poi mi direte, stiamo sbloccando tutto qua, Sono contenta, una bellissima stesa. Grazie ragazze mie, ragazzi, io concludo qui, ti abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.